Ciao miau, come va? Una settimana fa la Square Enix ha fatto uscire il gioco Balan Wonderworld, una nuova avventura grafica del creatore e character designer di Sonic. In questo video farò un look ispirato alla protagonista Emma. Il fatto che ci siano i personaggi di varie etnie tra cui scegliere all'inizio mi ha ispirato per provare a fare anche la mia versione. Mi raccomando, iscrivetevi se non l'avete già fatto. Date un'occhiata anche ai miei altri social in descrizione. Ok, let's go! Indosso delle lenti che mi ha spedito il sito Wear Color. Ho scelto di indossare queste da un design molto particolare ma con un colore simile al mio. Ecco come sono da vicino, il diametro di queste lenti mi fa sembrare gli occhi molto più grandi. Vi lascio il link in descrizione. Ok, ora che ho le lenti possiamo iniziare col trucco. Per prima cosa applico il correttore, che ho preso dal sito YesStyle. Anche di questo, così come tutti gli altri prodotti che userò, trovate il link in descrizione. Ho corretto le solite zone tipo occhiaia, lato della bocca e poi sono passata al fondotinta in formato cushion. Lo trovo comodissimo per stendere velocemente e in maniera uniforme la base. Anche questo l'ho preso da YesStyle, ricordate di usare il mio codice LIPOFAGO, scritto tutto maiuscolo, se volete comprare qualcosa da quel sito e risparmiare un po' di soldini. Per fissare la base ho invece usato la cipria di Neve Cosmetics. Amo l'effetto finale che dà questa cipria. Volevo provare a riprodurre il rossore in viso di Emma, così ho usato questo blush della Nature Republic. È un po' difficile da stendere in maniera uniforme, ma penso di esserci riuscita tra dita e pennello. Ne ho messo anche un po' sul naso. Come base direi che abbiamo finito, passiamo agli occhi. Userò questa Pocket Palette che mi ha inviato Sephora. Ho voluto provare la versione dai toni prugna per cambiare un po' rispetto al solito. Prima di iniziare stendo un pochino di primer sugli occhi con un pennello. La palette è super carina e piccola, i colori sono molto interessanti e sicuramente la utilizzerò per altri look. Per oggi ho usato principalmente questo rosa, il primo della palette, stendendolo come vi mostro in video. Prima sulle palpebre, poi anche un po' sotto, ma con un altro pennello più piccolo. Ero curiosa di provare almeno uno degli shimmer, così ho preso questo dorato e l'ho applicato con un dito sulla parte interna dell'occhio. Stracarino! Ho anche provato a mettere una linea di viola scuro verso l'esterno dell'occhio, così giusto per provare il colore, ma è stato abbastanza inutile perché poi mi sono ricordata che volevo provare a mettere una bella lineona di eyeliner. Momento concentrazione massimo! Ed ecco il risultato finale. Non sono ancora una pro con l'eyeliner, ma penso di essere migliorata un po' rispetto al passato. Ho deciso di non mettere le ciglia finte perché l'ultima volta che le ho messe ho avuto una strana reazione all'occhio e poi non mi sembravano indispensabili per questo look. Ho optato per questo mascara di Sephora che ho ricevuto assieme alla palette. Di solito prima di mettere il mascara pettino le ciglia con un mascara scarico, applico il mascara e poi di nuovo quello scarico. Sì, dovrei comprarmi un piegaciglie, ma mi fanno paura. Abbiamo finito col mascara. Adesso userò questo aggeggio per fare sia le sopracciglia che le lentiggini. Sì, con un lato riempio le sopracciglia, mentre con l'altro mi faccio dei puntini a caso in faccia. Ne ho fatte davvero poche, giusto per... Le mie labbra erano distrutte, quindi ho usato una specie di burro cacao e uno di quei tester che ti regalano, ma sta durando tantissimo e mi piace, dovrei comprarlo. Dato che le labbra di Emma sono molto sottili, ho messo giusto un po' di questo rossetto liquido verso l'interno delle labbra e sfumato con le dita. Direi che abbiamo finito col trucco, adesso passiamo alla capigliatura. Fare i codini sembra semplice, ma non lo è, perché devo cercare di farli alla stessa altezza e dello stesso spessore. Ci ho messo un po', ma ce l'ho fatta. Per fare la capigliatura ancora più simile ho lasciato dei ciuffi avanti e aggiustato un po' la frangetta. Tirandola indietro aveva preso una forma strana. Era uno di quei giorni in cui la mia frangetta non vuole proprio collaborare. Finita la capigliatura finisco di vestirmi, perché ovviamente ho voluto anche ricreare un po' l'outfit del personaggio, sovrapponendo maglietta, felpa e giacca di jeans. Ho anche fatto il risvolto alle maniche. La cura per i dettagli. Ah, e stavo per dimenticare, a proposito di cura dei dettagli, gli elastici ai capelli. Non ne avevo di tondi come quelli del personaggio e ho optato per questi, per riprendere i colori dell'outfit. Ed è fatta! Che ne dite? Spero che il risultato finale vi piaccia, lasciatemi un commento e fatemi sapere. Sono anche curiosa di sapere se il gioco vi interessa e se siete intenzionati a provarlo. Io ho provato la demo su Steam e devo dire che i colori e la meccanica di gioco mi hanno intrigato molto, per non parlare poi dell'idea di costumi, tutto molto particolare. Penso proprio che sarà il prossimo gioco che giocherò sul mio social dove faccio streaming, gioco ai videogiochi. Ci siamo capiti, trovate il link in descrizione. Non è niente di losco, solo che YouTube non vuole che nomino la concorrenza.
Mi trovate lì 4-5 volte a settimana, dall'11 aprile riprendo e posterò una schedule per ricordarvi quando sono in diretta. Grazie mille per essere arrivati fin qui, vi auguro un buon fine di settimana e noi ci vediamo al prossimo video o prossimo streaming. Ciao miao!